Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, io sono Marco e in questo nuovo video della serie OpenHub in pillole andiamo a vedere quali sono le operazioni di backup che possiamo effettuare sul nostro OpenHub. Abbiamo a disposizione dei comandi nativi di OpenHub per backuppare la configurazione e i dati relativi solo ad OpenHub, quindi nessun servizio esterno, e poi abbiamo anche a disposizione delle utility esterne ad OpenHub che ci permettono di effettuare delle operazioni di backup a livello di sistema. In questo video vediamo specificatamente le operazioni di backup native utilizzando appunto la linea di comando di OpenHub, e nei video successivi vedremo come eseguire il backup anche dei dati di InfluxDB e poi metteremo tutto insieme in uno script che ci permetterà di automatizzare le operazioni e schedularle con frequenza che riterremo opportuna. Partiamo subito dalla documentazione ufficiale di OpenHub, dove nel primo capitolo, il Getting Started della documentazione, troviamo come primo consiglio il backup. Questo perché ovviamente una volta implementato un sistema, avere un backup è sempre una cosa conveniente in caso di problemi, giusto per non dover ricominciare tutto da capo o perdere eventualmente dei dati che si sono acquisiti nel tempo. Quindi l'implementazione di una procedura di backup dovrebbe essere il primo step dopo l'installazione e il setup del sistema. In queste 4 righe dove si parla di backup nella documentazione ci viene detto che nelle installazioni per Linux abbiamo un comando nativo di OpenHub che si chiama OpenHub CLI, che è uno strumento da linea di comando che ci permette di accedere principalmente alla console di OpenHub, ma che ci fornisce anche delle funzionalità che ci permettono di effettuare il backup e il restore del nostro sistema. In altri ambienti, ad esempio Windows, o se utilizziamo OpenHub come container Docker, abbiamo a disposizione degli script di shell o dei file batch se siamo sotto Windows, che ci permettono di appunto eseguire il comando di backup e il comando di restore. Una cosa importante da sapere è che questi strumenti nativi di OpenHub permettono il backup dell'intero sistema OpenHub dal punto di vista della configurazione, ma ovviamente non permettono il backup automatico di eventuali servizi aggiuntivi esterni che sono stati aggiunti al nostro sistema. In questo caso bisogna utilizzare o strumenti diversi oppure andare a capire come fare il backup degli strumenti esterni che stiamo utilizzando. Ad esempio, un caso che poi vediamo in seguito è InfluxDB. Io nel mio sistema ho InfluxDB 2 e il backup dei dati di InfluxDB lo faccio utilizzando proprio le routine di InfluxDB. Poi effettuo il backup di OpenHub, metto tutto insieme e conservo. In questo modo sono sicuro di avere una configurazione di partenza di OpenHub in caso dovessi reinstallare il sistema, e comunque sempre aggiornata. Certo, dipende molto dalla frequenza con cui si fa il backup, però tendenzialmente è sempre meglio che ricominciare da zero. E poi ho anche tutti i dati di InfluxDB che ho acquisito nel tempo. Ormai sono anni che utilizzo OpenHub e quindi tutti questi dati acquisiti li backuppo per evitare appunto di andare a perderli. L'ultima riga ci dice che se abbiamo dei backup siamo un pochino più tranquilli a sperimentare delle nuove configurazioni senza avere il rischio di spaccare tutto, perché nel caso abbiamo sempre il backup con cui possiamo tornare indietro. Vista questa introduzione sul perché fare il backup e quali strumenti ci offre OpenHub appunto per effettuare il backup, andiamo a vedere un caso specifico e quindi andiamo a vedere come utilizzare questi comandi che ci sono stati descritti. Prima di andare a vedere l'utilizzo vero e proprio del comando nativo di OpenHub per effettuare il backup, andiamo a vedere anche quali sono le eventuali alternative che possiamo utilizzare nel caso non volessimo utilizzare il comando nativo di OpenHub o nel caso volessimo avere un backup più completo a livello proprio di sistema. Andiamo a vedere su OpenHub Config che voci di menu ci permettono di gestire i backup e i restore. Se andiamo nella voce di menu 50 dove abbiamo backup e restore,
vediamo che abbiamo tutta una serie di voci che sono fondamentalmente modalità diverse per effettuare il backup del nostro sistema. Abbiamo la 50 e la 51 che sono quelle di cui abbiamo parlato prima, quindi i comandi nativi di OpenHub che ci permettono di fare il backup della configurazione corrente di OpenHub ed eventualmente fare il restore di una configurazione di cui si è fatto il backup. Poi abbiamo l'opzione di Amanda. Amanda è un tool di backup su Linux open source esterno ad OpenHub e viene installato nel caso con questa voce di menu su OpenAbian e permette di effettuare un backup del sistema molto completo, perché è possibile configurare e specificare tutto quello che si vuole configurare, non solo di OpenHub ma anche del sistema operativo stesso. In questo modo si può avere una configurazione di partenza un pochino più completa anche appunto dal punto di vista del sistema operativo. Eventualmente si può configurare l'SD mirroring, cioè la possibilità di effettuare il mirror della nostra SD su un'altra SD, in modo tale da avere un sistema già pronto in caso di reinstallazione senza dover reinstallare il sistema operativo e reimportare un backup di OpenHub. Praticamente una copia fisica del nostro disco di sistema. Il mirroring è un qualcosa che avviene praticamente in automatico, quindi tutte le volte che viene modificato qualcosa sulla SD, quindi a livello di sistema operativo di OpenHub, questo viene mirrorato, quindi riportato anche sulla SD esterna. Il raw copy SD ci permette invece di effettuare una copia una tantum della nostra SD card interna al Raspberry su un SD card esterna o su un disco esterno, una copia fisica, un una tantum. Il sync invece ci permette di utilizzare rsync, che è un tool standard Linux per effettuare la copia di file e tenerli sincronizzati, anche in questo caso dal disco interno a un disco esterno. Quindi diciamo che sono tutte alternative per poter avere un sistema pronto all'uso in caso di guasto, a differenza del backup standard di OpenHub che effettua solo il backup proprio della configurazione attiva di OpenHub, e quindi in caso di guasto del sistema è necessario reinstallare il sistema operativo e reimportare il backup. Invece facendo un mirror o un backup della SD abbiamo la possibilità di avere un'immagine pronta all'uso, ovviamente con la configurazione e i dati risalenti al momento in cui è stato fatto questa operazione di mirror o di copia. Ovviamente il backup deve essere una di quelle attività che vengono schedulate in automatico sul sistema utilizzando le schedulazioni native su Linux e su Windows, per essere certi che comunque giorno per giorno noi abbiamo sempre una copia aggiornata del nostro backup. Detto questo, passiamo a vedere quali sono i comandi che dobbiamo utilizzare per effettuare il backup della configurazione corrente di OpenHub e l'eventuale restore. Usciamo da OpenAbian. Abbiamo detto che lo strumento che ci viene in aiuto è OpenHub CLI, che è sempre meglio lanciare con sudo, quindi come amministratori, e vediamo che abbiamo a disposizione tutta una serie di funzionalità che possiamo attivare con questo comando. Quello forse più interessante dal punto di vista di gestione e manutenzione di OpenHub è la console, che ci permette di accedere proprio alla console Karaf di OpenHub, dove possiamo interagire con il sistema. Nel nostro caso invece per fare il backup utilizziamo l'opzione backup e per fare il restore ovviamente utilizziamo l'opzione restore. Possiamo andare a vedere quali sono le opzioni del comando di backup andando a scrivere OpenHub CLI backup -help. In questo modo ci viene specificato qual è la sintassi e quali sono le opzioni che possiamo specificare con il nostro comando di backup. Quindi abbiamo la possibilità di effettuare il backup senza nessun tipo di opzione e ci viene creato un file con il file name relativo al momento in cui si sta facendo il backup per avere un'indicazione del timestamp in cui è stato eseguito il backup. Eventualmente si può specificare un nome file per il nostro backup, che sarà un file zip, perché il backup viene fatto zippando tutta una serie di cartelle, principalmente la cartella di configurazione e la cartella user data.
Poi c'è la possibilità di creare un backup full dove vengono backuppate anche le cartelle TMP e cache, che normalmente si escludono da un backup standard perché vengono rigenerate nel momento in cui il sistema torna in esecuzione. Stessa cosa con l'opzione full, abbiamo la possibilità di specificare il nome o eventualmente non specificarlo per farglielo generare in automatico. Poi abbiamo la possibilità di gestire il flag non interactive, che ci permette di effettuare un backup che poi possiamo andare a scaricare direttamente da un URL che parte dal nostro base URL di OpenHub all'interno della cartella static. Anche in questo caso possiamo specificare o meno il nome per decidere se forzare un nome file o lasciarlo generare al sistema. Qui sotto ci viene detto che questo flag non interactive ci permette di eseguire il backup da un pulsante che possiamo inserire in una certa diciamo nostra interfaccia di OpenHub, quindi avere proprio a livello di interfaccia utente un pulsante che genera un backup, lo va a mettere in una certa cartella raggiungibile tramite HTTP in modo tale che possa essere poi scaricato, quindi tutto fatto senza accedere direttamente al Raspberry, che può essere una cosa comoda per un utente che non ha la tecnica per appunto accedere al nostro Raspberry. E poi vabbè, abbiamo un paio di variabili d'ambiente che ci permettono di specificare quali sono le cartelle di default in cui andare a salvare i nostri backup. Quindi fondamentalmente l'operazione standard è OpenHub CLI backup, perché dobbiamo dire qual è l'opzione, qual è il comando che vogliamo eseguire su OpenHub, e poi qui decidiamo in base alle nostre esigenze se andare a specificare il nome del file o lasciarglielo generare. Io tendenzialmente tendo a generare sempre lo stesso nome file in modo tale che il file venga sovrascritto, ne tengo solo una copia e poi la mia copia la vado a spostare su un NAS e ne tengo lo storico sul NAS. In questo modo non intaso troppo l'SD del Raspberry. Una cosa utile per avere un backup consistente può essere quella di stoppare OpenHub prima di eseguire il backup in modo tale che OpenHub sia fermo dal punto di vista sia di acquisizione dati che di modifica del file di configurazione, effettuare il backup e poi riavviare OpenHub. Adesso lo lancio in maniera standard e in teoria il risultato dovrebbe essere un file zip con all'interno le cartelle relative al backup effettuato sul mio sistema. Quindi chiamo il file test.zip, giustamente devo usare sudo, e adesso lui parte e quindi mi va a creare il file di backup con all'interno tutti i file necessari per un eventuale ripristino su un sistema ex novo. Attendiamo un attimino, ecco, già finito, perché alla fine il backup solo di OpenHub è relativamente piccolo, diversamente da quello di InfluxDB ad esempio, se si hanno tanti dati acquisiti. Quindi in questo caso noi abbiamo il nostro test.zip che, se io vado a unzippare, anzi facciamo così, mi creo una cartella, lo muovo all'interno della cartella, così lavoriamo puliti qui dentro, faccio l'unzip del mio test.zip. Questi sono tutti i file che sono stati acquisiti dal mio sistema e memorizzati all'interno dello zip. Come vedete abbiamo due cartelle, conf e user data, che sono principalmente le due cartelle utilizzate da OpenHub. Dentro conf abbiamo la nostra cartella di configurazione nel caso usassimo i nostri file di testo per configurare il sistema, e poi abbiamo la user data che contiene sia tutte le configurazioni fatte da interfaccia, sia gli eventuali dati di persistenza, come ad esempio se si utilizza il motore di persistenza RRD4J, abbiamo all'interno della cartella persistence RRD4J abbiamo tutte le singole misure con i dati al loro interno. Quindi con questo file zip test.zip noi siamo in grado di reinstallare OpenHub della stessa versione ovviamente dal quale abbiamo preso il backup e avere una configurazione totalmente identica. Come dicevo prima, ovviamente questo comando che abbiamo lanciato andrebbe schedulato con una frequenza
abbastanza frequente, diciamo, perché appunto è importante avere un backup sempre aggiornato, soprattutto se il nostro sistema ha tanti oggetti e quindi acquisisce tanti dati e ci sono tante magari variazioni di configurazione. Quindi questo è un primo step di backup del nostro intero sistema, perché riguarda solamente la configurazione e i dati gestiti totalmente da OpenHub. Siccome nel mio sistema io ho anche InfluxDB come motore di persistenza principale, ho configurato anche la procedura di backup relativa a InfluxDB. Ho poi messo tutto insieme in modo tale da avere un unico pacchetto di backup che mi contenga entrambi i backup di OpenHub e di InfluxDB. Per quanto riguarda invece il restore del nostro backup, ovviamente adesso non lo posso provare, comunque semplicemente si lancia il comando openhub cli restore e bisogna specificare qual è il nome del file. Bisogna solo avere l'accortezza di stoppare OpenHub, in quanto OpenHub deve essere fermo per poter effettuare questo restore, a meno che non si faccia un restore solo dei file di configurazione, non della cartella user data. Bene, detto questo, per questo video possiamo fermarci qua. Abbiamo visto come effettuare il backup di OpenHub utilizzando il comando nativo che ci viene appunto fornito con l'installazione di OpenHub. E abbiamo visto anche in maniera molto velocemente quali sono le varie opzioni che possiamo utilizzare per effettuare dei backup un pochino più completi a livello di sistema. Nei prossimi video vedremo come effettuare il backup di InfluxDB, nel mio caso versione 2, per avere un backup completo anche a livello di dati di persistenza, e poi vedremo insieme uno script completo che è quello che utilizzo io e che metto sul mio repository GitHub, che permette appunto di effettuare in maniera automatica tutte le operazioni di backup sia dal punto di vista di OpenHub sia dal punto di vista di InfluxDB, con la possibilità di creare un unico pacchetto zip di backup che contiene tutto, e con un'ulteriore possibilità di spostare questo file di backup generato localmente al sistema dove gira OpenHub, quindi tendenzialmente sul Raspberry, dicevo, spostarlo su un disco esterno, nel mio caso un NAS collegato via rete appunto al Raspberry. In questo modo, in caso si dovesse guastare il disco o l'SD card, abbiamo la possibilità di recuperare un backup da un altro disco, perché se si danneggia il disco su cui abbiamo fatto il backup, il nostro backup è totalmente inutilizzabile. Grazie per essere arrivati al fondo di questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!